Amiche e amici di Solfatara News, ogni giorno i nostri droni sorvolano la caldera dei Campi Flegrei per osservare da vicino ciò che accade tra fumarole, gas e deformazioni del suolo. Non è soltanto un volo, è un modo per guardare direttamente il respiro di un sistema vulcanico attivo che vive e cambia sotto i nostri piedi. Prima di iniziare con l'aggiornamento di oggi, vogliamo ricordarvi che abbiamo aperto una raccolta fondi su GoFundMe per installare un sismografo professionale vicino alla nostra webcam puntata sulla fumarola di Pisciarelli, già in diretta continua sul nostro canale YouTube. L'idea nasce da una necessità molto concreta: avere un controllo ancora più diretto e continuo delle microscosse della caldera. In alcune occasioni i tracciati delle stazioni ufficiali possono avere interruzioni di rete o momenti senza dati, e in un'area complessa come i Campi Flegrei anche pochi minuti senza informazioni possono far perdere segnali importanti. Installare un nostro sismografo significa aggiungere un ulteriore punto di osservazione indipendente sul sistema idrotermale. Se volete contribuire, trovate il link nel commento fissato e nella descrizione. Adesso veniamo al confronto che vogliamo mostrarvi oggi. È mercoledì 4 marzo 2026 e abbiamo deciso di mettere fianco a fianco il bollettino settimanale pubblicato dall'Osservatorio Vesuviano in questi giorni con quello emesso esattamente nella stessa settimana del 2025. Non è un confronto fatto per creare allarmismo gratuito. È semplicemente un'analisi dei numeri, perché tutti ricordiamo cosa accadde pochi giorni dopo. Il 13 marzo 2025 la caldera fu colpita dalla scossa più forte degli ultimi 40 anni. Partiamo dalla sismicità. Nel bollettino del 2025, relativo alla settimana tra il 24 febbraio e il 2 marzo, furono registrati 64 terremoti con una magnitudo massima di 2,2 e venne individuato uno sciame di circa 20 eventi sismici nell'area di Pozzuoli. Guardando invece il bollettino, pubblicato il 3 marzo 2026, troviamo una situazione numericamente molto simile, ma con alcuni aspetti ancora più energici. 70 terremoti nella settimana e uno sciame molto più consistente composto da 52 eventi, con una magnitudo massima che arriva fino a 3,5. Quindi il numero totale dei terremoti è praticamente lo stesso, ma l'energia liberata in questa fase sembra essere più elevata rispetto a quella registrata nello stesso periodo dello scorso anno. Passiamo alle deformazioni del suolo, cioè al sollevamento della caldera. Nel bollettino del 2025 i dati indicavano una ripresa del sollevamento del suolo con una velocità preliminare di circa 15 mm al mese nella zona di massima deformazione. Nel bollettino attuale, invece, si registra un valore medio di circa 10 mm al mese, dopo una fase precedente in cui il sollevamento era stato anche più rapido. Sono valori diversi, ma comunque della stessa scala di grandezza, e soprattutto confermano che il processo di deformazione della caldera continua. Poi c'è il capitolo geochimico, cioè quello che riguarda i gas e le temperature del sistema idrotermale. Nel bollettino del 2025 viene indicato che le temperature nelle emissioni fumaroliche di Pisciarelli erano intorno ai 96 gradi, con un sistema idrotermale che mostrava già segnali di riscaldamento e aumento dei flussi di fluidi. Nel bollettino del 2026 troviamo ancora lo stesso quadro generale: trend di riscaldamento del sistema idrotermale e aumento dei flussi, con temperature elevate anche nel cratere della Solfatara, dove la fumarola, Bocca Grande, mostra valori medi intorno ai 173 gradi. Quindi, mettendo insieme tutti questi elementi, emerge una cosa interessante. I due bollettini, a distanza di un anno, mostrano diverse analogie nel quadro generale dell'attività della caldera. Naturalmente questo non significa che debba accadere la stessa cosa dello scorso anno. I sistemi vulcanici non si comportano mai in modo perfettamente ripetitivo, ma le somiglianze nei dati meritano sicuramente attenzione. Adesso però passiamo al monitoraggio diretto con i nostri droni. La prima tappa di oggi è stata come sempre la fumarola di Pisciarelli. Rispetto ai giorni scorsi la situazione appare chiaramente cambiata. Il degassamento è molto più intenso e dalla bocca principale viene espulso fango con una pressione estremamente forte. Anche le fumarole minori mostrano un'attività evidente, con emissioni continue e dense. Abbiamo misurato la temperatura direttamente sul posto e oggi il valore registrato è 106,5 gradi centigradi.
Come sempre vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature degli ultimi giorni. Ed è proprio qui che emerge uno dei segnali più importanti di questo monitoraggio. Le temperature che stiamo registrando con i nostri droni continuano a salire. Negli ultimi mesi il trend è chiaramente crescente e i valori che stiamo osservando in questo periodo sono tra i più alti mai registrati durante le nostre misurazioni dirette nell'area di Pisciarelli. Questo significa che il sistema idrotermale sta accumulando sempre più calore e pressione nel sottosuolo. Quando le temperature aumentano in modo costante, insieme al degassamento e alla pressione delle fumarole, spesso si tratta di segnali che indicano un sistema che si sta caricando di energia. Successivamente abbiamo sorvolato il cratere della Solfatara. Anche qui il quadro è molto simile a quello osservato a Pisciarelli. La fumarola Bocca Grande è in fortissima pressione e tutta l'area è attraversata da colonne di vapore molto dense e alte, segno di un degassamento molto intenso. La temperatura che abbiamo misurato oggi alla Bocca Grande è di 185,6 gradi centigradi. Anche in questo caso i valori che stiamo registrando negli ultimi periodi sono estremamente elevati e confermano un progressivo aumento delle temperature del sistema fumarolico. Abbiamo poi controllato tutte le pozze di fango presenti nell'area e qui troviamo un altro elemento interessante. Molte di queste sono quasi completamente prosciugate. Fino a circa 2 anni fa il fango rimaneva presente praticamente sempre, anche nei periodi più caldi dell'anno. Oggi invece vediamo superfici asciutte, segno che le temperature del suolo stanno raggiungendo valori molto elevati. Se mettiamo insieme tutti questi elementi, temperature in forte aumento, forte degassamento, pressione nelle fumarole e una sismicità che continua a manifestarsi con sciami frequenti, il quadro che emerge è quello di una caldera estremamente dinamica. Ovviamente non stiamo facendo previsioni, perché nessuno può prevedere con precisione cosa accadrà nei sistemi vulcanici complessi. Ma osservando tutti i dati disponibili, la nostra sensazione è che nei prossimi periodi possano verificarsi nuovi sciami sismici, anche con scosse di una certa importanza. Naturalmente speriamo sempre di sbagliarci. La caldera dei Campi Flegrei ha dimostrato più volte di non seguire schemi ripetitivi. Noi continueremo come sempre a fare quello che facciamo ogni giorno: volare sopra la caldera, osservare, misurare e condividere tutto con voi in modo trasparente. Grazie a tutti per seguire il nostro lavoro, grazie a chi sostiene il monitoraggio indipendente e grazie a chi ogni giorno ci aiuta a diffondere informazioni corrette sui Campi Flegrei. Da Solfatara News è tutto. Ci vediamo nel prossimo aggiornamento e nel prossimo volo sopra la caldera.